Tozzi. Ma allora oggi? Beh, oggi, dato che l'ultima volta hai lasciato le cose a metà, andato a dargli un'occhiata, ci ho pensato io a portare avanti la missione, raccogliendo tutti i tipi di switch blu e le tastiere su cui sono installati. Browser Files, sigla. Come avrete capito, esistono diverse tipologie di switch meccanici e possiamo raggrupparli tutti in tre grandi famiglie a seconda del loro feedback: clicky, tattile o lineare. Siccome le informazioni a riguardo non sono state semplici da reperire, abbiamo redatto un dossier contenente le informazioni preziose come veri agenti sul campo. I primi switch meccanici nel fascicolo sono i Cherry MX. Cherry è un'azienda tedesca che poco più di 30 anni fa presentò al mondo i Cherry MX. Inizialmente non c'era una variante clicky, gli switch erano solo tattili. I primi MX Blue furono introdotti poco dopo per colmare questa nicchia di mercato. Il report identifica le industrie Cherry, Corsair, HyperX e Cooler Master come quelle che adottano ufficialmente questi switch per la produzione delle loro armi. Abbiamo intercettato alcuni prototipi messi sul mercato con switch Cherry MX Blue e si tratta delle tastiere Corsair K70 Lux e Corsair K70 RGB MK2, HyperX Alloy FPS Pro, che non ha layout italiano, e come lei Cooler Master Mastercase MK750. Comunque in Cina non è che siano rimasti a guardare. Conglomerati industriali come Gritec, Kaiua, Otemu e Gateron hanno riprodotto più o meno fedelmente questa tecnologia, adottando lo stesso codice colore e indirizzando di fatto il pensiero comune che tutti i prodotti con switch blu sul mercato impieghino i più famosi Cherry MX Blue. Si dice, appunto, sempre nel report, che rispetto a Cherry questi produttori effettuino meno controlli qualità. Di conseguenza il rischio prodotti difettosi sarà più elevato. Sono dati da confermare, ma cercando di identificare le differenze tra gli switch di un produttore e l'altro, ecco cosa è emerso. I Kaiua Blue sono il punto di riferimento, hanno un click regolare e tendenzialmente pulito. Per quanto riguarda i Gateron, blu anche loro, i nostri informatori hanno rilevato delle vibrazioni durante il click, come se i meccanismi all'interno dello switch sfregassero l'uno contro l'altro. Questo potrebbe indicare una qualità costruttiva inferiore ai precedenti. Passando ai Gritec Blue, rispetto ai Kaiua emettono un click più metallico e possiedono una corsa meno fluida. Infine, gli Otemu Blue sono quelli che riproducono più fedelmente il click dei Cherry MX Blue, ma le differenze sono nella fase di rilascio del tasto. Per provare a colpo sicuro l'esperienza degli switch Kaiua oppure dei Gateron, potete contattare in rete il mercante pcgamingrace.com e ordinare una tastiera Gimmick. Notate bene che entrambe le versioni hanno solo layout internazionale, niente italiano. Montano invece gli switch Otemu Blue la Drevo Tirefying V2 e la tastiera meccanica OK. Jeff Bezos è colui che può fornirvi queste due soluzioni. E se non conoscete Jeff Bezos, però... Comunque, il prossimo nome sul nostro report è Razer, che per coerenza con tutti gli altri produttori, dimmelo tu, ha adottato per i suoi switch il colore blu. Verde. Il colore che distingue i Razer Clicky è il verde, più precisamente si chiamano Razer Green. È coerenza, quando è coerenza, cioè ci potevi arrivare, Razer era tutto verde, il logo, le finiture, i richiami delle periferiche. Il fascicolo comunque rivela una cosa interessante. Razer ha stabilito dei contatti con Kaiua inizialmente e Gritec poi, per produrre i suoi switch customizzati. Il risultato di queste partnership è uno switch clicky caratterizzato da un comportamento a due facce. L'andata, cioè quando si preme il tasto, è molto simile ai Cherry MX Blue, quindi prende dai Kaiua. Il ritorno, per cui quando si solleva il dito, invece è quello tipico dei Gritec. Razer ha equipaggiato la sua Black Widow Chroma V2 con questi switch e ovviamente Jeff tratta anche queste soluzioni. C'è una cosa importante da segnalare per gli switch Razer. E sarebbe? Il galleggiamento della capocchia a mo' di boa. Mi spiego, è un fattore che magari un neofita non nota, ma i gamer più preparati lo avvertono e di solito non è che apprezzino molto questo... Associabile a Razer abbiamo un altro player interessante, ovvero Logitech. Ed è interessante il fatto che non potendo riproporre la forma dei suoi ROM RG per il modello Clicky, per un problema costruttivo, ha sviluppato in associazione con Kaiua i GX Blue, che ripropongono la struttura di tutti i Blue visti finora e sono molto simili ai Razer Green visti poco fa, per feeling e per il fenomeno del galleggiamento. L'unica differenza è un punto di attivazione ridotto a 1.9 mm, che è pochissimo. I GX Blue sono presenti nelle tastiere G512 e G513,
però per entrambi i modelli non è disponibile il layout della tastiera in italiano. Ovviamente ci si può arrangiare e ottenere un layout vicino al nostro acquistando la tastiera con layout tedesco o spagnolo dal sito Logitech e poi appunto spostando e sostituendo alcuni tasti con altri, dato che le capocchie sono sempre rimovibili perché parliamo di tastiere meccaniche. Cioè. Bene, il nostro DSE sugli Switch continuerà, perché i dati sui tactili e sui linear sono ancora da confermare, ma vi aggiorneremo. Ma prima iscrivetevi al canale e fateci sapere se il format Browser Files vi è piaciuto e fateci sapere quale dei prodotti visti vorreste nel vostro arsenale. Vi ricordiamo come sempre di condividere il video a manetta proprio, di partecipare al nostro giveaway e di lasciare un commento per qualsiasi cosa vi venga in mente. Noi vi aspettiamo di là. Era qui. Di là.